presenters on every news channel were saying injured but expected to make a full recovery, and I have no idea why, but it made me so angry. A più di 2 decenni dalla tragica morte della principessa Diana, le domande sulla sua scomparsa rimangono senza risposta. Ora la sorella di Diana, Lady Sarah McCorquodale, ha rivelato una verità sconvolgente. Quali erano i segreti che Sarah ha tenuto nascosti per così tanto tempo? Esploriamo il mistero dietro la sua confessione e i nuovi indizi sulla vita e la morte della principessa Diana. Lady Sarah McCorquodale. John Spencer, Ottavo Conte Spencer e Francis Shand Kidd diedero il benvenuto alla loro prima figlia, Lady Sarah McCorquodale, che fu battezzata Lady Elizabeth Sarah Lavinia Spencer. Lady Sarah McCorquodale fu la prima figlia della famiglia Spencer. A questo titolo era associata una grande quantità di storia e di grandezza. Sarah faceva parte di un mondo in cui titoli, eredità e tradizione avevano un grande valore fin dall'inizio della sua presenza in questo mondo. Sarebbe cresciuta in un ambiente che poche persone potevano anche solo immaginare, caratterizzato dal lusso, dalle responsabilità e dalle aspettative che derivano dall'avere un'eredità nobiliare. La sua nascita nell'aristocratica famiglia Spencer significava che sarebbe cresciuta in questa atmosfera. Da giovane Sarah visse in 2 magnifiche tenute. La prima era Park House, situata nella tenuta di Sandringham, di proprietà della famiglia reale britannica. La seconda era l'antica Althorpe House, che era stata la dimora ancestrale della famiglia Spencer per generazioni. A Park House, Sarah e i suoi fratelli ebbero l'opportunità di vivere un'infanzia unica, durante la quale furono spesso a stretto contatto con i membri della famiglia reale. Questo legame precoce con la monarchia britannica non solo avrebbe posto le basi per molti eventi significativi della sua vita, ma avrebbe anche avuto un impatto sulla vita dei suoi fratelli, in particolare di Diana, che alla fine si sarebbe sposata con la famiglia reale. Althorpe House, la residenza principale della famiglia, era spettacolare quasi quanto Park House, se non di più. Park House era già abbastanza bella. L'infanzia di Sarah Spencer fu influenzata in modo significativo dalla vasta tenuta di Althorpe, di proprietà della famiglia Spencer dal 1508, con enormi giardini, un'architettura mozzafiato e una ricca collezione d'arte. La villa stessa era associata a storie di antenati degli Spencer e al ruolo vitale che essi svolgevano nella struttura sociale del Regno Unito. La consapevolezza di Sarah della propria ascendenza è stata profondamente influenzata dal fatto di essere cresciuta in mezzo a una storia familiare così varia e vasta. Di conseguenza, è orgogliosa delle sue radici e consapevole degli obblighi associati al suo nome di famiglia. L'istruzione ricevuta da Sarah doveva riflettere la sua educazione aristocratica, la Riddlesworth Hall School, un collegio privato che attirava gli studenti delle famiglie più aristocratiche della Gran Bretagna. Fu il primo istituto che Sarah frequentò. In questo istituto le fu impartita un'istruzione completa, che comprendeva non solo le materie convenzionali, ma anche le lezioni di etichetta e le convenzioni sociali richieste a una persona del suo rango. Affinché Sarah potesse concentrarsi sugli studi e iniziare a comprendere il ruolo che ricopre nella società, Riddlesworth le offrì un'atmosfera regolata in cui partecipare. In seguito, Sarah ha frequentato la West Heath Boarding School, dove è stata allieva di altri studenti provenienti da famiglie privilegiate. Essendo un ambiente più sofisticato, West Heath diede a Sarah l'opportunità di svilupparsi sia intellettualmente che socialmente, preparandola così alla sua futura carriera nell'alta società del Regno Unito. Grazie al fatto che l'esperienza del collegio permetteva agli alunni di gestire la routine quotidiana e di prendere decisioni senza la supervisione dei genitori, Sarah ha anche acquisito conoscenze sull'indipendenza quando frequentava West Heath. In questo luogo, Sarah ha potuto non solo migliorare le sue capacità intellettuali, ma anche sviluppare legami con altre persone che avevano una migliore comprensione delle sfide specifiche che derivano dal vivere nell'alta società. Non si può negare che Sarah abbia avuto un'educazione fortunata. Tuttavia, non è stata priva di difficoltà. Il fatto di essere cresciuta in un ambiente simile significava che era sempre sotto i riflettori e che ci si aspettava che continuasse a vivere all'altezza delle alte aspettative che la famiglia Spencer si era prefissata. Dato che gli Spencer non erano solo benestanti, ma anche legati ai reali britannici, era inevitabile che qualsiasi azione intrapresa dalla famiglia suscitasse attenzione.
L'educazione ricevuta da Sara le fornì un punto di vista distinto sul mondo e un solido senso di identità all'interno dei circoli elitari della Gran Bretagna, grazie alla grande attenzione prestata a queste tradizioni fin da bambina. Fu in grado di acquisire una profonda comprensione del funzionamento interno della famiglia reale, il ruolo cruciale che avrebbe ricoperto nella storia della sua famiglia, così come le future relazioni che sarebbero intercorse tra gli Spencer e la monarchia britannica. Furono preparati dalla sua formazione scolastica e dalla vita sociale a cui partecipò. Più tardi, quando la sorella Diana sarebbe diventata membro della famiglia reale, questa solida base di vita aristocratica e le sue esperienze personali sarebbero diventate estremamente essenziali. Il legame precoce di Sara con i reali diventerà molto più intimo quando entrerà personalmente in contatto con il principe Carlo, che era un pretendente reale. Questa è una breve storia d'amore. Lady Sarah McCorquodale ebbe l'opportunità di incontrare il principe Carlo, l'erede al trono britannico, all'Ascot Reale nell'anno 1977. In quel periodo, il principe Carlo era considerato uno degli scapoli più appetibili del mondo e la scelta della sua futura moglie era oggetto di interesse nazionale. Dopo il loro primo incontro, Carlo rimase immediatamente colpito dal carisma, dall'intelligenza e dal legame di Sara con la nobiltà britannica. Tra i due si sviluppò una relazione romantica e non passò molto tempo prima che cominciasse a circolare la voce che Sara, con il suo patrimonio nobiliare, potesse essere il partner ideale per il re che un giorno avrebbe governato la terra. Le persone che erano vicine alla coppia hanno notato che c'era chimica tra loro e che si rispettavano a vicenda. Per un breve periodo di tempo, sembrava che Sara sarebbe diventata un giorno la regina di Gran Bretagna. Il fatto che Sara provenga da una famiglia reale aumenta ulteriormente il suo fascino come potenziale compagna reale. Sara sembrava possedere tutte le caratteristiche necessarie per una sposa reale, dato che era un membro della famiglia Spencer, nota per le sue radici storiche e per la sua stretta relazione con la famiglia reale britannica. Possedeva eleganza, un alto livello di istruzione e una profonda familiarità con le pratiche tradizionali dell'alta società britannica. La sua educazione le aveva fornito la consapevolezza della vita pubblica che comportava l'essere un reale e sembrava essere in grado di gestire efficacemente gli obblighi che comportava la posizione. Alla luce di queste caratteristiche, Sara fu considerata una possibile candidata alla carica di regina consorte, una persona che avrebbe potuto fornire assistenza a Carlo nella sua futura veste di monarca. Tuttavia, nel 1978, la relazione di Sara con il principe Carlo subì un drastico cambiamento, in parte attribuito alla sua onestà nei confronti dei giornalisti. Durante una conversazione informale con due giornalisti, Sara rivelò la sua relazione con Carlo in un modo che fece sollevare le sopracciglia a coloro che erano associati alla famiglia reale. Nonostante la frequentazione di Carlo sia stata per lei un'esperienza emozionante, ha dichiarato di non provare un amore profondo per lui. La sua mancanza di riservo, unica tra le possibili compagne reali, è stata dimostrata dal fatto che ha rivelato alcuni fatti personali, tra cui il fatto che a volte ha incontrato delle difficoltà. Sara arrivò a dire che, anche se avesse sposato Carlo, avrebbe comunque previsto di vivere la sua vita secondo i propri principi e le proprie esigenze per tutta la sua esistenza. Nonostante fossero veritieri, questi commenti non rispettavano l'obbligo di cautela della famiglia reale, in particolare da parte di chi era in fase di valutazione per incarichi di alto profilo. Dopo che Carlo venne a conoscenza dei commenti di Sara, la relazione si concluse bruscamente e prematuramente. Nonostante l'apertura di Sara fosse rinvigorente, non era conforme all'immagine strettamente controllata che ci si aspettava da una futura regina. Le sue dichiarazioni avevano violato la norma tacita della privacy che la famiglia reale apprezzava fortemente e dimostravano che Sara non era forse adatta alla quantità di controlli e formalità che la carica richiedeva. Nonostante si siano lasciati in termini amichevoli, l'affetto che esisteva tra Sara e Charles finì per svanire, mettendo così fine a qualsiasi possibilità che Sara potesse diventare sua moglie in futuro. Con un colpo di scena tanto emozionante quanto inaspettato, questa breve relazione servì a gettare le basi per ciò che sarebbe accaduto in seguito. Dopo la conclusione della relazione con Sara, l'attenzione del principe Carlo si spostò su Diana, sorella minore di Sara. Poco dopo, rimase affascinato dalla giovinezza, dall'eleganza e dal comportamento affettuoso di Diana.
Con il passare del tempo si sviluppò una relazione romantica che sarebbe sfociata in uno dei matrimoni più straordinari della storia britannica. Tuttavia, qual è stata la reazione di Sara alla notizia che la sorella minore sarebbe diventata un giorno la principessa del Galles? Inoltre, quale ruolo ha svolto nell'aiutare Diana a gestire lo stress derivante dal loro status di reali? Chi sono Diana e Charles? Continuiamo ad esplorare. La storia d'amore di Diana e del principe Carlo. Con l'aiuto della sorella maggiore, Sarah, Diana riuscì a incontrare il principe Carlo in un modo che sarebbe stato considerato piuttosto inaspettato. In quel periodo, Sara aveva una relazione con Carlo e fu proprio durante uno di questi incontri che Diana ebbe il suo primo incontro con il principe. All'epoca aveva appena compiuto 16 anni ed era una giovane timida con speranze e ambizioni che non avevano nulla a che fare con una vita nella famiglia reale. Nonostante Carlo non considerasse subito Diana un potenziale interesse amoroso, c'era qualcosa in Diana che catturava la sua attenzione già in quei primi momenti. Dopo la fine della relazione tra Sara e Carlo, la giovane Diana Spencer cominciò gradualmente a emergere come possibile sposa del principe. Questo avvenne dopo la conclusione della relazione. Con il passare dei mesi, Carlo e Diana si trovarono a trascorrere più tempo insieme. Carlo si accorse che Diana possedeva una purezza e un fascino nuovi, diversi da quelli che aveva incontrato in passato. Fu solo nel 1980 che il pubblico iniziò a prendere atto del loro nascente legame e, in breve tempo, la giovane coppia fu oggetto di un'importante copertura giornalistica. Nonostante Diana avesse solo 19 anni all'epoca, la famiglia reale iniziò a considerarla una potenziale candidata al ruolo di futuro re, man mano che l'interesse di Carlo per lei si faceva più forte. Diana era la candidata ideale per il ruolo di sposa reale grazie alla sua compostezza, al suo fascino e alla sua educazione aristocratica. I due si spinsero rapidamente verso la relazione, che alla fine sfociò nel fidanzamento nel febbraio del 1981. Molte persone hanno già parlato di Diana come di una principessa uscita da un libro di fiabe poco dopo che la notizia è emersa, provocando un'ondata di entusiasmo in tutta la Gran Bretagna e non solo. Durante la cerimonia nuziale, svoltasi il 29 luglio 1981, Diana e Carlo si sono sposati con una cerimonia che sembrava uscita direttamente da una fiaba. Il mondo intero rimase con il fiato sospeso. È impossibile sopravvalutare la portata del matrimonio, che ebbe luogo nella cattedrale di St. Paul's Cathedral ed è stato visto da oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo. Il matrimonio è stato a dir poco magnifico. Diana percorse la navata con l'aspetto di una sposa reale, indossando uno stravagante abito di taffetà di seta con uno strascico lungo 25 piedi. Sembrava ben vestita per l'occasione. Persone da tutto il mondo si unirono alla giovane coppia per festeggiare, affascinate dall'atmosfera fiabesca che li circondava. In quel particolare momento sembrava che l'unione tra Carlo e Diana sarebbe stata una fonte di gioia, stabilità e potere per la monarchia. All'inizio, sembrava che il loro matrimonio fosse in grado di soddisfare tutte le loro aspettative. Diana salì presto alla ribalta in qualità di principessa del Galles, raccogliendo l'adorazione del pubblico in generale grazie alla sua compassione, all'eleganza e alla genuina preoccupazione per la vita delle persone normali. Nell'assumere la sua posizione accanto a Diana e nell'esporla agli obblighi e alle consuetudini della vita reale, anche Carlo sembrò provare un senso di appagamento. Tuttavia, nonostante il mondo abbia visto una coppia reale così impeccabile, ci sono state le prime avvisaglie di uno stress a porte chiuse che pochi avrebbero potuto immaginare. Fino a che punto le apparenze impeccabili nascondevano certe verità? Diana non solo diventò una moglie, ma divenne anche un simbolo globale, mentre veniva sottoposta a un'incessante attenzione da parte dell'opinione pubblica. Come riuscì a gestire tutto questo? L'infedeltà. Durante i primi anni del matrimonio di Diana e Carlo, il pubblico era affascinato dall'idea di una coppia uscita direttamente da un libro di fiabe. Mentre tutto ciò accadeva, dietro le quinte cominciavano ad apparire delle crepe. Il continuo legame del principe Carlo con Camilla Parker Bowles, che durava dai primi anni 70, fu uno dei problemi più importanti che il matrimonio dovette affrontare. Molto prima che Carlo incontrasse Diana, aveva un forte legame con Camilla e, nonostante entrambi abbiano poi sposato altre persone, il loro rapporto è rimasto saldo.
La sfortunata realtà è che questa relazione si è rapidamente evoluta in qualcosa di più e le accuse di una relazione tra Carlo e Camilla hanno iniziato a circolare, mettendo ulteriormente a dura prova un matrimonio già in difficoltà. Pare che la relazione tra Carlo e Camilla fosse stata portata all'attenzione di Diana già al momento del fidanzamento tra i due. La presenza di Camilla nella vita del marito era qualcosa che Diana non poteva ignorare, nonostante si stesse impegnando a fondo per ottenere la devozione di Carlo e costruire un matrimonio di successo. Diana soffrì molto a causa di questa situazione e in seguito parlò liberamente dell'influenza emotiva che ebbe sulla sua personalità. Arrivò a dire che il suo matrimonio era affollato, esprimendo la sua sensazione di essere un'estranea nel contesto del suo stesso matrimonio. Dato l'impegno di lunga data della famiglia reale a mantenere la privacy dei membri, si riteneva che qualsiasi problema personale sarebbe stato mantenuto riservato. D'altra parte, con l'aumentare della sofferenza emotiva di Diana, aumentò anche il divario che la separava da Carlo. L'immagine pubblica della famiglia reale, accuratamente coltivata, cominciò a subire un impatto negativo quando i sospetti di adulterio cominciarono a diffondersi tra il pubblico. L'idea che l'erede al trono avesse una relazione sentimentale con un'altra donna sorprendeva il grande pubblico, poiché la monarchia britannica era stata a lungo considerata un simbolo di stabilità e onore. La relazione in sé non fu l'unica cosa che attirò l'attenzione. Anche l'evidente tributo che essa ebbe su Diana fu molto evidente. Durante questo periodo, Diana soffrì per la sua salute mentale, combattendo con sentimenti di solitudine e insicurezza e con la mancanza di sostegno da parte degli altri. Le apparizioni pubbliche della coppia rivelarono sempre più la tensione che esisteva tra loro e molti iniziarono ad avere l'impressione che il matrimonio reale non fosse così forte come sembrava. La costante attenzione dei media trasformò il matrimonio reale in uno spettacolo pubblico, nonostante la coppia si sforzasse di mantenere segrete le proprie relazioni. Con l'emergere delle continue accuse di insoddisfazione e adulterio, la simpatia del pubblico per Diana aumentò e la famiglia reale si trovò sotto un livello di controllo mai visto prima. Il legame che Carlo aveva con Camilla si sarebbe rivelato, alla fine, un fattore significativo nella disintegrazione del suo matrimonio con Diana, che sarebbe infine sfociato in una separazione non solo dolorosa ma anche ben riconosciuta. Dopo alcuni anni di disaccordi e l'attenzione dell'opinione pubblica, i due si separarono formalmente nel 1992, dopo un lungo periodo di tempo segnato da problemi di fiducia e sofferenza emotiva. Diana ha espresso i suoi sentimenti di solitudine e di dolore nelle interviste, in particolare in relazione alla relazione continua di Carlo con Camilla Parker Bowles. Ha continuato a dire che si sentiva ferita e sola. Entrambi erano sottoposti a un ulteriore stress a causa dell'attenzione dei media su ogni aspetto del loro divorzio. Dopo essere stati separati per un totale di 4 anni, hanno finalmente ufficializzato il loro divorzio nel 1996. Nella sua vita, questo fu un punto di svolta significativo. Dopo la conclusione del suo matrimonio, Diana decise di concentrarsi sul suo lavoro umanitario e di sviluppare la sua identità al di fuori della famiglia principesca. Il ruolo di Lady Sarah nella vita di Diana. Per tutta la vita di Diana, la sorella maggiore Sarah è stata una figura importante nella sua vita, sia come confidente che come costante fonte di sostegno. Nonostante le difficoltà legate all'appartenenza al regno reale, Diana ha sempre potuto contare sul legame che condivideva con la sorella Sarah. Questo fu particolarmente vero durante i momenti più difficili del suo matrimonio con Carlo. Diana si rivolgeva spesso a Sarah, che divenne per lei un'ascoltatrice affidabile e una fonte di conforto mentre lottava per superare le sfide che incontrava nel suo matrimonio. Il loro legame era qualcosa di più di quello tipico dei fratelli. Mentre Diana gestiva la sua vita personale e pubblica, Sarah le forniva guida e sostegno, diventando una delle alleate più fidate su cui Diana poteva contare. Al di là degli incontri intimi, l'assistenza di Sarah era ampia. Divenne la dama di compagnia di Diana, un ruolo formale per lei. Ricoprire questa carica non era solo un ruolo cerimoniale. Si trattava di accompagnare Diana agli eventi ufficiali, di assisterla nella gestione dell'etichetta reale e di fornirle indicazioni sul suo ruolo in pubblico. Sarah svolse la funzione di dama di compagnia con la massima cura e attenzione, in quanto si tratta di una posizione normalmente riservata a persone personali e fidate.
Come presenza familiare e come persona che conosceva lo stress che Diana stava sopportando, era spesso al suo fianco. Era presente per Diana più della maggior parte del tempo. In un ambiente che a volte poteva essere solitario, la presenza di Sarah forniva a Diana un senso di fiducia. Sarah ha accompagnato Diana in numerosi impegni reali, tra cui l'importante visita in Nepal nel 1993, oltre a fornirle assistenza personale. Sarah aiutò Diana a gestire le aspettative del pubblico e gli obblighi cerimoniali che derivavano dall'essere un membro della famiglia reale quando era in tournée. Lo scopo di queste visite non era solo quello di sorridere per le telecamere, piuttosto erano un'opportunità per impegnarsi con le persone e per riflettere i principi della monarchia. Durante queste responsabilità, Diana riuscì a mantenere la sua compostezza e a rimanere concentrata grazie alla presenza di Sarah, che era calma, e alla sua padronanza delle procedure reali. Quando Diana partecipava a questi eventi, avere la sorella al suo fianco le forniva un ulteriore livello di conforto, che le permetteva di affrontare la sua posizione con un maggiore senso di sicurezza. Il ruolo costante di Sarah nella vita di Diana contribuì a rafforzare il senso di appartenenza e lo scopo di Diana all'interno dei ranghi della famiglia reale. Nonostante il percorso di Diana sia stato caratterizzato da un gran numero di ostacoli, la donna ha potuto contare su una rete di sostegno che comprendeva anche la sorella, che l'ha aiutata a trovare forza e resilienza quando si è trovata ad affrontare situazioni difficili. Tuttavia, quando la vita pubblica di Diana divenne sempre più complicata, Sarah si chiese come avrebbe potuto continuare a stare al suo fianco. Il rammarico per la scomparsa di Diana. La devastante notizia della morte della principessa Diana, avvenuta a Parigi in un incidente stradale nelle prime ore del 31 agosto 1997, ha sconvolto il mondo intero. La notizia fu così sbalorditiva da sconvolgere il mondo intero. I paparazzi stavano seguendo Diana e il suo compagno, Dodi Fayad, per le strade di Parigi quando il veicolo perse il controllo nel tunnel del Pont de l'Alma e si schiantò. Diana era nell'automobile con Dodi Fayad. Diana è stata trasportata in un ospedale vicino, dove i medici hanno fatto del loro meglio per salvarle la vita, ma è deceduta nelle prime ore del mattino. La tragica notizia della sua scomparsa fece presto il giro del mondo, scatenando un'ondata di dolore e shock pubblico che attraversò rapidamente l'intero pianeta. Sono stati milioni gli individui che hanno pianto la scomparsa di Diana, mentre il mondo si confrontava con la sua morte inaspettata. Il lutto ha riguardato i familiari più stretti, ma anche persone che non l'avevano mai incontrata, ma che sentivano un profondo legame con lei grazie alla sua presenza pubblica. La generosità, la compassione e il costante attivismo di Diana l'avevano resa una figura molto apprezzata. Le strade della Gran Bretagna si sono riempite di persone che si sono unite per lasciare fiori, biglietti e candele fuori da Kensington Palace, dove Diana aveva risieduto. L'immensa tristezza espressa dal pubblico ha evidenziato la profonda influenza che Diana aveva, esercitato sulle persone di tutto il mondo e lo stretto legame emotivo che aveva stabilito con loro. La sua famiglia, in particolare la sorella, Lady Sarah McCorquodale, ha vissuto una miscela travolgente di angoscia personale e obblighi civici nel periodo immediatamente successivo all'evento. La responsabilità di fornire assistenza finanziaria ai due giovani figli di Diana, i principi William e Harry, che all'epoca avevano solo 15 e 12 anni, fu assunta da Lady Sarah e dagli altri fratelli. Sarah ha svolto un ruolo importante anche nell'organizzazione della sepoltura di Diana. Ha collaborato a stretto contatto con le autorità della famiglia reale e del governo per creare un servizio che rendesse omaggio all'eredità di Diana e fornisse alla popolazione l'opportunità di esprimere il proprio ultimo saluto. Mentre Margaret affrontava i difficili giorni che seguirono la scomparsa di Diana, era chiaro che aveva a cuore la salvaguardia della memoria di Diana e la salute e la felicità dei suoi figli. Nonostante Lady Sarah fosse privatamente in lutto per la perdita della sorella, era consapevole della necessità di affrontare la questione con dignità e rispetto. Ha lavorato duramente per assicurarsi che i ragazzi di Diana ricevessero le cure e il comfort di cui avevano bisogno, perché era consapevole delle loro esigenze. Allo stesso tempo, però, il ruolo di Sarah nella commemorazione dell'eredità di Diana era solo all'inizio, con il passare dei giorni. Tuttavia, nonostante fosse profondamente colpita dalla morte della sorella Diana,
Riuscì a mantenere un contegno calmo e raccolto durante la sepoltura e il successivo momento di dolore. Mentre tutto il mondo guardava, Sarah era in piedi tra gli altri membri della famiglia Spencer e della famiglia reale. Era chiaramente in lutto, ma era risoluta nel suo impegno a conservare la memoria di sua sorella. Il 6 settembre 1997 milioni di persone osservarono il solenne rituale che portò il feretro della principessa Diana per le strade di Londra, avvolto nella bandiera reale. Il fatto che Sarah fosse presente alla sepoltura non solo come lutto, ma anche come persona vicina a Diana e che ne comprendeva le intenzioni personali, ha dato al suo coinvolgimento un significato particolarmente significativo. Si unì ai fratelli in una pubblica manifestazione di lutto, cercando di trovare un equilibrio tra la perdita personale che stava vivendo e il desiderio del pubblico di dire addio a Diana, la principessa del popolo. Inoltre, Sarah aveva la responsabilità di assicurare che l'eredità della sorella fosse preservata negli anni successivi, un compito che iniziò con l'esecuzione del testamento canonico di Diana. Sarah, in qualità di uno degli esecutori testamentari, aveva il compito di garantire che le volontà di Diana fossero rispettate, in particolare per quanto riguarda gli effetti personali e le pubblicazioni riservate che Diana aveva lasciato. Nell'ambito di questa responsabilità, avevo il compito di trattare con particolare cura lettere private, fotografie e souvenir. Molti di questi oggetti avevano un valore enorme per il principe William e il principe Harry, figli di Diana. Sarah aveva ben compreso l'importanza di salvaguardare questi oggetti personali, che rappresentavano la vita di Diana e i principi a lei cari. Ha collaborato a lungo con altri membri della famiglia e con consulenti legali per garantire che gli oggetti di Diana fossero distribuiti secondo i suoi desideri. In questo modo ha garantito che la sua eredità e gli ideali a lei cari venissero tramandati alle generazioni successive. Sarah si è trovata di fronte alla sfida di gestire il testamento di Diana, che le ha richiesto di trovare un attento equilibrio tra la tutela degli interessi dei nipoti e il mantenimento del diritto all'isolamento della sorella. L'eredità di Diana andava ben oltre i suoi beni materiali. L'incrollabile devozione del pubblico per lei, per i suoi figli e per le sue cause erano tutti legati ad essa. Per la sua posizione di esecutrice, Sarah era una delle poche persone di cui ci si poteva fidare per plasmare l'eredità lasciata da Diana. Tuttavia, la dedizione di Sarah all'eredità di Diana ha segnato l'inizio di un memoriale permanente dell'influenza della sorella sul mondo. Questo in aggiunta ai compiti formali di cui è responsabile. Mentre i figli di Diana affrontavano la vita senza la madre, il sostegno di Sarah avrebbe continuato a svilupparsi e a diventare più significativo. La rivelazione di Sarah. Nonostante il passare del tempo, Lady Sarah McCorquodale ha dichiarato chiaramente di continuare a provare un dolore profondo e duraturo per la morte inaspettata della principessa Diana. Confessa liberamente che alcuni aspetti della scomparsa di Diana continuano a turbarla, lasciandole dubbi a cui forse non avrà mai modo di rispondere. Tra questi, il più sconcertante è la domanda sul perché Diana, notoriamente molto prudente in materia di sicurezza, non indossasse la cintura di sicurezza la notte dell'incidente, come riportato da Royal Central. Questa incertezza è stata espressa liberamente da Sarah, che ha sottolineato come Diana fosse nota per la sua cautela nell'allacciare sempre le cinture, anche per viaggi relativamente brevi. La famiglia di Diana era perfettamente a conoscenza delle sue pratiche meticolose nell'indossare le cinture di sicurezza, e Sarah stessa ha descritto Diana come una persona quasi religiosa nell'indossare la cintura di sicurezza. Gli eventi che si sono verificati quella sera sono ora molto più perplessi e angoscianti per Sarah. Per questo motivo, si chiede perché la sorella non si sia accorta di qualcosa che per lei era così banale. Per Sarah, il fatto che Diana non indossasse la cintura di sicurezza non è solo una questione di poco conto. Anzi, è un punto che continua a sollevare domande e a intensificare la sua sensazione che qualcosa in quella serata non fosse del tutto corretto. Questo era un altro aspetto che Sarah trovava scomodo. Quella sera in particolare, solo la guardia del corpo, Trevor Rees-Jones, che riuscì a sopravvivere, indossava la cintura di sicurezza. Questo aggiunge un ulteriore grado di mistero alla situazione. Secondo l'autrice, gli eventi particolari che si sono verificati in quella particolare serata hanno lasciato molte preoccupazioni senza risposta.
in quanto il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato presumibilmente un fattore che ha contribuito alla morte. Questo particolare aspetto, insieme alla consueta riluttanza di Diana, lascia Sarah con persistenti incertezze e aggiunge un pesante peso alla perdita subita. Il fatto che a lei e alla famiglia Spencer siano state fornite notizie confuse e contraddittorie nelle ore successive all'incidente contribuisce ad accrescere il suo senso di perdita. Quando la notizia dell'incidente di Diana è stata diffusa inizialmente, le emittenti hanno dichiarato che aveva riportato delle ferite, ma che si prevedeva che si sarebbe ripresa completamente. D'altra parte, la sua famiglia era già stata informata che non era sopravvissuta all'ospedale. Sarah ricorda la rabbia e l'irritazione che provava quando sentiva queste affermazioni, soprattutto quando contraddicevano ciò che la famiglia sapeva essere vero. Per un periodo di 2 ore, questi resoconti hanno imposto un fardello che è stato estremamente sgradevole e ha fornito un ulteriore strato di stress e incertezza per Sarah e la sua famiglia. A seguito di questo incontro, Sarah si è ritrovata con un ulteriore strato di sentimenti irrisolti, che le hanno reso difficile lasciarsi alle spalle gli eventi di quella notte. I continui dubbi di Sarah sono stati alimentati dal fatto che esiste un divario tra ciò che la famiglia sapeva e ciò che è stato reso pubblico. Questo divario ha aumentato la convinzione di Sarah che ci siano parti di quella notte che rimangono nascoste. La contemplazione del momento emotivo vissuto da Sarah induce a interrogarsi sul modo in cui la famiglia reale ha affrontato l'eredità di Diana nel corso degli anni. Nel corso degli anni, Lady Sarah McCorquodale ha svolto un ruolo fondamentale nel preservare l'eredità di sua sorella Diana. Subito dopo la prematura scomparsa di Diana, Sarah si è assunta il compito di garantire la conservazione della sua eredità. Le sue dichiarazioni pubbliche hanno riguardato la compassione e la generosità di Diana, e ha condiviso aneddoti che illustrano la buona influenza che Diana ha avuto sulla vita di un gran numero di persone. Sarah ha dimostrato il suo impegno nel ricordare la memoria di sua sorella Diana, partecipando ad attività e donando a organizzazioni che erano significative per Diana stessa. Le persone sono in grado di ricordare non solo il terribile evento della sua scomparsa, ma anche la felicità e l'amore che ha portato nel mondo grazie alla sua partecipazione attiva. L'impatto di Sarah non si limita a garantire la conservazione dell'eredità di Diana. Ha un effetto anche sui membri più giovani della famiglia reale, in particolare sul principe William e sul principe Harry in questo momento. L'importanza della madre nella loro vita e i modi in cui i suoi principi continuano a influenzare il loro comportamento sono stati discussi da entrambi gli uomini. È attraverso il rapporto con loro che si rafforzano gli insegnamenti di Diana e le lezioni che ha trasmesso sulla compassione e sul servizio agli altri. Assicurandosi che l'anima di Diana continui a vivere nelle vite dei suoi figli, Sarah funge da ponte tra la storia di Diana e il presente in molti modi diversi. C'è ancora un notevole interesse pubblico per la vita di Diana e le osservazioni di Lady Sarah contribuiscono a mantenere questo interesse. Ogni volta che Sarah condivide le sue opinioni o i suoi ricordi, riporta l'attenzione su Diana, ricordando alle persone l'immensa influenza che ha avuto non solo come membro della famiglia reale, ma anche come persona. Questo fascino continuo non riguarda semplicemente lo sfarzo e il luccichio della vita reale. Rappresenta piuttosto un legame più profondo con i principi di Diana e la sua lotta per le cause che le stanno a cuore, come la salute mentale. Non è solo il rapporto che Lady Sarah McCorquodale condivide con la sorella Diana che si riflette nel suo viaggio, è anche l'influenza duratura che la vita e l'eredità di Diana hanno avuto. Sarah svolge un ruolo importante nel garantire che lo spirito di Diana continui a ispirare gli altri. Lo fa fornendo sostegno a Diana fin dal momento in cui ha affrontato le sue sfide e mantenendo la sua memoria dopo la sua morte. È evidente che l'amore, la perseveranza e la compassione continuano a essere alla base del loro legame. Cosa ne pensate del ruolo di Sarah nel garantire la conservazione dell'eredità di Diana? Condividete le vostre idee nella sezione commenti qui sotto. Ricordatevi di dare un mi piace a questo video e di iscrivervi per ricevere altri approfondimenti sulla vita della famiglia reale.